Salve ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di sicurezza, sicurezza nei nostri camper. Sicurezza intesa come sia impianti d'allarme che qualcosa di meccanico che vada poi a darci un minimo di sicurezza nel momento in cui o lasciamo da solo il nostro mezzo oppure ci troviamo all'interno e vogliamo essere abbastanza tranquilli. È ovvio e scontato dire che, come per le abitazioni, soprattutto per il camper, il fatto che possano entrare nessuno può impedirlo. Però diciamo che possiamo rendergli la vita un po' difficile. Ora io vorrei fare un video dove illustro un pochettino l'impianto che io ho realizzato sul mio camper. Premetto che io sono un tecnico di impianti d'allarme, quindi faccio questo lavoro dal 2000. Sono più di 20 anni che faccio questo lavoro. E diciamo che di sistemi se ne sono visti in tutto questo tempo. Una cosa importante è avere la certezza matematica di sapere quando almeno qualcuno sta provando ad aprire, sta provando ad entrare o quantomeno si trova all'interno del nostro mezzo. Perché ribadisco, poi non c'è nulla che possa impedirgli di entrare. Basta rompere una finestra, che è la cosa più semplice che possano fare, senza fare tante cose, ma effettivamente non abbiamo grosse alternative. Però ecco, installando un impianto d'allarme, installando qualcosa di meccanico che vada a bloccare le portiere, installando un sistema di telecamere che comunque nel momento in cui ci sia l'infrazione o l'allarme, perché può essere anche che scatti per un falso allarme, noi sappiamo di che cosa si sta trattando, in quel momento l'intervento è differente. Quanti di noi purtroppo sono scesi la mattina e non hanno trovato più il loro camper? Avendo un impianto anti-intrusione, comunque nel momento dell'infrazione noi saremo avvertiti. A distanza, siamo vicini, siamo lontani, però comunque potremmo essere messi in grado di fare qualcosa. In situazione diversa no, noi potremmo accorgerci del furto a distanza di giorni, di ore, non potremmo più comunque neanche provare a fare qualcosa. Ora io vorrei provare ad illustrare quello che io ho realizzato nel mio camper. Diciamo che l'impianto d'allarme che è stato realizzato è un impianto di allarme professionale, non è un impianto commerciale, è un impianto che viene utilizzato anche per le abitazioni. Poi su questo ci soffermeremo un po' con un video a parte. La marca dell'impianto che io ho nel camper e quello che poi vado anche ad installare nelle abitazioni è Ajax. Ajax è un prodotto, diciamo, che costa, non ve lo regalano, è un prodotto professionale, è un prodotto che ha l'anti-jammer, è un prodotto che gestisce sia filo che radio, ma non è commerciale, è un prodotto di qualità e come prodotto di qualità costa. Costa e secondo me va fatto installare da un tecnico, anche se non è difficile programmarlo, non è neanche semplice. Come tutte le cose complesse, più opzioni abbiamo, più è difficile diciamo, metterci le mani. Però di contro è un impianto molto affidabile, è un impianto dove noi possiamo collegare dei relè, poi lo vedremo insieme, diciamo, faremo una carrellata. Un impianto dove possiamo, diciamo, interfacciarci da remoto, quindi noi potremmo attivare e disattivare dei relè che metteremo a bordo del nostro impianto direttamente dallo smartphone. L'impianto stesso gestirà questi relè, quindi possiamo installare un relè che blocchi la pompa del gasolio, un relè che blocchi il motorino d'avviamento, un relè che accenda le luci del camper esterne nel momento in cui dovesse scattare l'impianto d'allarme. Questo è quello che ho realizzato sul mio camper. È interfacciato anche con un videoregistratore, un NVR, e ho installato 4 telecamere esterne. È stata installata anche una telecamera interna. Tutto il sistema è attivabile e disattivabile da remoto tramite questo impianto d'allarme. Ora non facciamo differenze con le smart home, perché oltre che questo è tutto smart home, questo camper è totalmente smart home. È un po' esagerato, capisco, ma è il mio lavoro, quindi mi piace, ci passo anche il tempo.
però non ha nulla a che vedere con lo smart home. Qui parliamo di wifi protetto, di wifi anti-jammer, parliamo di una centrale che è praticamente collegata in cloud, quindi è perennemente collegata al server 24 ore su 24. L'intervallo del cloud viene gestito direttamente dall'installatore, quindi io posso dire che quando la centrale sparisce dal cloud per 10 secondi, allora mi deve chiamare e deve mandarmi l'allarme. Tutto questo le altre centrali non ce l'hanno, sono veramente pochissime, tutti prodotti professionali comunque. Detto questo, farei una descrizione dell'impianto tipo che ho io e che consiglio comunque di fare, magari non così esagerato perché poi capisco che il dispendio economico è abbondante, però io l'ho fatto perché mi piace e perché voglio essere tranquillo. Possono essere aggiunte anche serrature meccaniche, serrature a pistoncino, che sono serrature che sono anche molto economiche, che io ho trovato su Amazon. Poi lascerò il link in descrizione nel video che sarà inerente alle serrature, perché non possiamo fare un video tutto su ogni componente perché sarebbe lunghissimo. Io mi limiterei a farvelo vedere, a farvi vedere come è stato, diciamo, gestito e quelle che sono le possibilità che possiamo mettere noi nel nostro camper. Quindi torniamo a impianto d'allarme anti-intrusione che gestisca delle uscite. Le uscite possiamo collegare il blocco della pompa del gasolio, il blocco del motore in avviamento, il blocco di quello che vogliamo. Possiamo collegare dei relè dove vogliamo. Possiamo collegare lo stesso relè o attuatore a delle elettroserrature aggiuntive al nostro mezzo, e queste elettroserrature, queste che ho trovato io, sono alimentate in chiusura, quindi se noi togliamo alimentazione si aprono. Ora il discorso non è quello se ti tolgono corrente ti aprono la serratura ausiliaria, perché comunque parliamo di una serratura di sicurezza ausiliaria in più alle nostre. Il togliere alimentazione a un sistema in continua dove la batteria è all'interno, dove abbiamo tutto all'interno, quindi praticamente risulterebbe impossibile togliere alimentazione a quelle serrature. È molto sicuro, oltre al fatto che è possibile collegare una piccola batteria da 2 A, proprio di sicurezza anche da 1 A e 2, diciamo in uscita alle serrature, in modo che comunque sia, se loro vanno a staccare la batteria del nostro camper dall'interno, ma cosa parliamo già dell'assurdo, e le serrature si aprono, a quel punto interviene la batteria che non permette alla serratura di disalimentarsi, ma ripeto, è un po' andare a rubare una banca, non è questo. Le serrature a pistoncino, queste qua, rimangono chiuse sotto alimentazione proprio anche per una questione di sicurezza, perché se poi diciamo ho necessità di aprirla per uscire, ho necessità di qualcosa di urgente, io devo poter aprire tutte le portiere contemporaneamente con un gesto. Io in questo camper ho collegato anche un sensore di fumo, un sensore di monossido di carbonio che è proprio del sistema di Ajax, tutto complesso compreso nel sistema complesso di Ajax. Quindi in questo caso specifico, quando scatta l'allarme per incendio o per fumo o per monossido di carbonio, automaticamente si aprono le serrature aggiuntive. Poi questo è un tipo, ma può essere, diciamo, impostato in 1000 modi. Diciamo che il sistema base, quello che io vorrei far capire a tutti, è che esiste la possibilità di essere abbastanza sicuri su un camper, spendendo ovviamente qualcosa, perché se no se andiamo a comprare l'impianto cinese purtroppo lascia il tempo che trova. Possiamo comprare di cinese, possiamo comprare un monitor per vedere la telecamera, una telecamera da retromarcia, ma non andiamo a comprare un impianto d'allarme inaffidabile, perché poi quando siamo in campeggio, quando siamo in libera sotto le case della gente, che l'impianto scatta a vuoto o c'è qualche problema, poi scendono e ci cacciano via. Quindi io farò vedere quello che è stato realizzato.
quello che è stato realizzato, farò vedere come funziona e poi step step, diciamo che pezzo per pezzo andremo ad analizzare il singolo dettaglio. Queste sono le serrature in questione, sono serrature molto economiche, acquistabili su Amazon. Sono anche molto robuste e il prezzo veramente è molto irrisorio, quindi sono comodissime. Io le ho installate e le proveremo insieme nella seconda parte dei video dedicati alla sicurezza dei nostri camper. Al prossimo video.